Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Finalmente siamo arrivati al 100% sulla ricerca dell'antidoto e abbiamo sbloccato l'ultimo capitolo del cerchio perfetto. Infatti qualcosa non quadra e dobbiamo tornare al laboratorio perché ci sono problemi sulla dispersione dell'antidoto. Mi raccomando, restate con me, sempre in questo video daremo un'occhiata a tutte le teorie di Genesi, incluse quelle che avete portato voi nei vari commenti sui capitoli della stagione. Già c'è K qui che ci aspetta, per qualche motivo non mi va di entrare lì. Ho la sensazione che migliaia di occhi ci stiano osservando. Oh, ecco qua Jazz, vabbè raga, tutto a posto, tutto a posto. Sembra che noi siamo insieme a loro e stiamo esplorando le stanze del laboratorio. Abbiamo già parlato molto di K, di Chris. Io ovviamente di loro non è che mi fidi poi così tanto. Addirittura c'è chi come Demir che pensa che K ad un certo punto potrebbe provare ad ucciderci. O che addirittura, come ci suggerisce Teresa, Chris è vittima di K, che in qualche modo lo sta manipolando per i suoi scopi. Oddio, ok raga, dobbiamo stare sempre molto attenti perché guardate là, guardate Chris come si trascina le spore. Guardate, hanno gli occhi rossi, sarebbero quelli là che poi si risvegliano con quell'enorme blob che già abbiamo visto pure nel secondo capitolo. Io vorrei poter riuscire ad ucciderli in modo che possiamo fare qualche punticello in più. Ma guarda lì come siamo fighi raga. Risvegliatore alfa, eccolo qua. Ha rimosso lo strato protettivo, vai raga, siamo troppo forti. Bam 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 bam. Vai ragazzi. Non è come me lo immaginavo, non importa, abbiamo un sacco di lavoro da fare, dobbiamo ripulire tutto. Bro, vuoi passarmi un attimo il fumigatore che magari mi fai vedere? Non ci sono risposte nella valigetta, non credere alle sue parole. Sicuramente si riferisce alla valigetta di K, quella che abbiamo già visto nella stagione 11. E infatti Demir e Teresa non sono gli unici due a non fidarsi di K, oltre a me, perché un commento epico arriva ad Alessandro. Come avete visto nei video passati, all'inizio della storia K sparisce per poi ricomparire quando apriamo la caverna del villaggio infetto. E anche Eva suggerisce di non stare dietro alla sua testa perché non è la prima volta che ha questi atteggiamenti così misteriosi. Sempre secondo Alessandro, K sta seguendo qualche scopo o missione personale in cui vuole migliorare la razza umana. Forse la risposta si nasconde dietro questo ascensore perché per ora il laboratorio è inaccessibile, il che aumenta l'alone di mistero intorno a Genesi. Il commento che più mi è piaciuto è quello di Alessio, che è riuscito in qualche modo a collegare i vecchi contenuti con i nuovi. Secondo lui il progetto Genesi è causa di una doppia epidemia. Una è quella che stiamo vivendo in questi giorni, con le spore e il laboratorio, l'altra invece è quella degli zombie tossici, che probabilmente sono nati a seguito di un'esplosione che ha creato il cratere. Il che, secondo me, ha senso, soprattutto se avete dato un'occhiata alla storia del progetto Genesi. Il cratere può essere proprio frutto di una sorta di esplosione nucleare, che spiega il perché del muro di contenimento che è stato costruito prima dell'epidemia, come vediamo spesse volte menzionato nei caricamenti, come misura preventiva a degli esperimenti che stavano portando avanti. Ok, Mad mi ha sgamato, il gonzo volante è il capo di Genesi, raga, mi avete sgamato, però lasciamolo tra di noi, lasciate un like e un'iscrizione. Guardate qua, queste piante, queste spore, queste cose strane, che cacchio è? Più o meno Simmons anche si ritrova un po' con quello che stiamo dicendo. Secondo lui K sta studiando un antidoto il cui scopo è la creazione di un ibrido uomo-zombie quasi immortale. Ecco perché abbiamo a che fare con questi sporici che una volta che cadono a terra possono rialzarsi. Addirittura azzarda che K sta forse cercando disperatamente una cura per riportare alla normalità il suo vecchio amico, che è il massiccio che troviamo nel bunker alfa. Bella idea. Ecco, tutti quanti parlano di K, ma io a questo punto vi chiedo, cosa ne pensate di Chris ed Eva? Non è che tutta questa è una trappola? E che in realtà K è l'unico di cui possiamo fidarci davvero? E soprattutto, che cosa ci aspetta negli altri piani del laboratorio? Molti pensano già che sia difficile come il bunker bravo. Io non azzardo nessuna ipotesi perché aspetterò l'aggiornamento.
Sicuramente ci saranno tantissime spore. Secondo Mini Chitarra e Francesco, K è il creatore delle spore. C'è lui dietro questa nuova epidemia. È per questo che lui è già immune di suo, una sorta di paziente zero. Peppe addirittura azzarda l'ipotesi del complotto, raga, siete dei geni, perché secondo lui altri del progetto Genesi lo avevano scoperto. Secondo lui Carl non si trova perché è stato ucciso o rapito da K, così come l'altro tizio che abbiamo visto essere stato sparato nel primo capitolo all'avamposto Genesi. Entrambi avevano capito che K era il paziente zero e volevano fermarlo a tutti i costi. Ben fatto, Peppone. E il carissimo Pomodoro, che saluto con affetto insieme a tutti gli altri che hanno commentato con tutte le loro teorie. Ovviamente vi invito ancora una volta a commentare e a dirmi che cosa ne pensate alla luce di tutte queste considerazioni. E Pomodoro rilancia addirittura dicendo che K è già un mezzo ibrido uomo zombie, forse il primo di questa nuova infezione, quindi da paziente zero a primo zombie. Il suo obiettivo era controllare gli altri sporici e combacia con il fatto che questi nuovi zombie, come le api, comunicano con una mente ad alveare. Sono tutte teorie fantastiche e io ovviamente vi ringrazio per la partecipazione, perché molti di voi hanno portato punti di vista che non avrei mai pensato. Ormai siamo vicini all'uscita di questa nuova location permanente. Guardando il trailer del laboratorio, le ricerche erano molto avanzate e dando un'occhiata ad un'immagine in anteprima degli sviluppatori vediamo come le spore sembrano attaccare questa corazza di titanio o possibile robot. A mio avviso, come preannunciai tanto tempo fa nei video della stagione delle consegne, stiamo testimoniando una grande transizione, la genesi di grandi cambiamenti che investiranno il gioco, i giocatori e le varie community di Last on Earth. Forse, effettivamente stiamo per uscire dalla beta. Se la mia idea è esatta, a giudicare da quella foto di qui sopra, le spore sono degli organismi molto avanzati, capaci di interfacciarsi con dispositivi elettronici, probabilmente per controllarli e rifornirsi di energia. Questo spiegherebbe perché sotto K era dispiaciuto che una simile scoperta non combacia con l'esistenza della razza umana, e anzi la mette a repentaglio. Però ovviamente, raga, queste sono speculazioni, forse quello che ci aspetta è molto meglio, o chissà, molto peggio. Quello che rimane siamo sempre noi, combattenti post-apocalittici, il cui obiettivo è ancora una volta sopravvivere. Qui con Zoges Gaming, buona caccia!